Ciao, salve a tutti! Il narcisista lo metterai a terra con questo tuo potere. Il narcisista patologico spesso trae soddisfazione nell'infliggere sofferenza nella vittima e nel distruggerla, ed è quasi certamente così nel caso di un narcisista perverso e maligno, il quale ha un legame spesso abbastanza stretto con il sadismo. Ed è vero nel caso di un narcisista maligno che non sempre egli trae piacere a procurare dolore a una vittima, ma arriva con un intento spesso lucido nel volere distruggere l'oggetto di suo possesso e poi di alienarlo per occuparsi di un nuovo oggetto da fare suo e trattare nello stesso modo del precedente, o non molto diversamente. Un narcisista patologico o maligno egli sia, non è però un essere invincibile e così potente. Al contrario, è un essere estremamente debole, manchevole, difettoso. Quindi, a meno che tu non sia affetto o affetta dallo stesso male del narcisista, e insomma anche tu sia quindi una narcisista, sarai avvantaggiata da mondi, sarai avvantaggiata da anni luce rispetto al narcisista, anche se magari ti senti così debole nel momento particolare in cui ti trovi e soprattutto impotente al cospetto di chi sembra che stia decidendo delle sorti del tuo mondo interiore e quindi della tua vita intera. Che lo stia decidendo perché in fondo sei tu a seguirlo, a seguire il narcisista, a volere nonostante tutto cercare di stare con lui e di capire se ci sia qualcosa che puoi fare per cambiare le cose. Scrollati da questo stato d'animo, ritorna in te e metti a fuoco la realtà del punto in cui ti trovi e della forza che c'è in te, oltre che di quel vantaggio cosmico che hai rispetto a chi non è equipaggiato a livello interiore, di chi manca di qualcosa di così fondamentalmente umano, come sono i sentimenti. Certo, i sentimenti sono proprio ciò che il narcisista cerca di schiacciare di te, ma proprio perché lui non ne ha. E sì, ne è fiera, non vergognosa di fronte a lui della tua emotività, ma fatti forte delle tue emozioni, anche quelle che il narcisista ha fatto emergere in te, quelle belle, inebriante della prima fase della relazione, in cui lui era un principe, sembrava veramente ti amasse o potesse amarti se non altro, e quelle più cupe dei momenti che sono seguiti, del periodo più funesto per te, che magari stai vivendo tuttora, o quelle emozioni anche negative che a volte rivivi in te. Le tue emozioni hanno un potere incredibile perché sono sorrette dai sentimenti. Quelle del narcisista sono invece emozioni sterili perché prive di amore. E certamente le tue emozioni hanno un potere incredibile se è vero che tu hai amato il narcisista, lo hai comunque amato anche quando non sarebbe stato più il caso, ma questa tua dimensione emotiva è proprio ciò che ti rende forte. Quindi è vero che le emozioni empatiche, e qui parliamo appunto di emotività empatica, sono anche quelle che ti fanno soffrire, certe volte ti hanno fatto soffrire, ma sono anche quelle che ti danno da un lato la misura e le coordinate più adeguate per valutare le tue esperienze vitali ed esistenziali e relazionali, quindi il senso di realtà, e dall'altro ti danno la dimensione, il carattere e la natura dei tuoi rapporti con gli altri. L'emotività empatica è infinitamente più forte dell'emotività passionale dissociativa del narcisista e dissociata del narcisista, dissociativa perché non è correlata con il suo senso di sé e il senso di realtà del narcisista, quindi è scollata dalla sua dimensione più intima e profonda. Per questo tu sei infinitamente al di sopra delle possibilità emotive intime ed esistenziali di un narcisista patologico. Quindi fatti forte di questo, e quando non sai a che santi appellarti, come ho detto tantissime volte, pensa a lui come se fosse un bimbo difficile e bisognoso e trattalo come tale. Questo è un modo che funziona sempre, naturalmente non sgridando il bimbo, ma trattandolo con tranquillità emotiva, quindi accordandogli le giuste attenzioni quando lo merita,
ma ignorandolo quando non si comporta nel modo più adeguato e quindi fa le marachelle o i dispetti, trattandolo comunque con serenità ma con intransigenza, senza condiscendere a quei ricatti psicologici che molte volte anche i bambini sono abili a mettere in campo. Si può essere dolci ma fermi al contempo, non perdendo mai di vista che quando ci sono le marachelle di mezzo o i dispetti, c'è anche un bisogno a volte che può anche essere profondo e che va quindi in tutti i casi ascoltato, perché il giocattolo, poniamo, oggetto della contesa, ne è solo la manifestazione o la rappresentazione, non il motivo ultimo e più profondo delle marachelle. Qual è il tuo stato d'animo attuale? Sei ancora in relazione con un uomo o con una donna che reputi essere un narcisista o una narcisista? Comunque un manipolatore, una manipolatrice che non mostra vero amore per te? Oppure sei reduce da una relazione dove non c'è stato amore, ma tanti momenti infelici? O invece, come spero, ne stai uscendo o sei già lontana emotivamente da certe sofferenze e proiettata in situazioni per te più entusiasmanti e insomma hai riguadagnato la serenità interiore? Ti abbraccio forte, sempre grazie della tua meravigliosa presenza. Un abbraccio forte, a presto. Ciao, ciao, ciao.